Potatura del limone ad aprile. Seguitemi perché è semplicissima e vi manterrà in forma la chioma del limone e vedrete un limone bello, compatto, ricchio di fiori e di frutti. Ad aprile, ossia quando i nuovi germogli del limone iniziano a crescere, se noi non li gestiamo, questi iniziano a crescere in modo esagerato. Cresceranno a discapito chiaramente dei rami sottostanti, quindi la pianta tende a svuotarsi, e a discapito anche dei fiori che iniziano a fuoriuscire. La pianta dà energia a questi forti e vigorosi rami che sono quasi come dei succhioni. I fiori allegheranno, faranno i frutticini, ma i frutticini saranno scarsamente alimentati. Quindi noi dobbiamo fare una gestione di questi freschi e teneri germogli, dobbiamo fare il topping, faremo una potatura leggera, li cimiamo, li tagliamo. Adesso seguite il video, vediamo come si fa, e se vi interessa il video globale di come si gestisce il limone, di come si pota, vi lascio qui in alto il link. Adesso venite con me, eccole qua, va un bel paio di forbici e facciamo il topping. Il lavoro è addirittura più facile da farsi che da dirsi. Allora, prendiamo tutti i germogli che crescono in questo modo, perché come abbiamo detto, se questi li lasciamo crescere, la pianta cercherà di andare verso l'alto, si spoglia verso il basso, ed i nuovi fiori e frutticini invece ne soffriranno, perché le energie saranno dedicate a questi rami e non ai frutti e ai rami sottostanti. Allora che facciamo? Prendiamo questi teneri germogli e da dove sono nati nasceremo soltanto un paio di foglie, in questo modo qua. Vedete, allora questo ramo è nato da questo gruppo di fiori, contiamo 2 o 3 foglie e facciamo un topping con un paio di forbici. Siccome è tenerissimo bastano anche un paio di forbici da casa, in questo modo qui. Quando noi abbiamo toppato, quindi cimato questo ramo, dalle gemme ascellari delle foglie nasceranno 2 o 3 rametti. Il classico esempio lo abbiamo qua. Vedete, qua c'è stato un topping, un taglio, e sono nati 3 rametti da questo taglio, uno che è molto più grande, 2 e 3. Vedete che si stanno equilibrando. Poi, se vedete che la pianta ha un ramo più forte, più vigoroso, lo tagliate di nuovo sempre alla terza foglia, in questo modo qui. Da qui nasceranno altri 2 o 3 rami e quindi questo ramo si equilibrerà. Quando si è equilibrato, chiaramente succede come questo ramo qua. Oramai abbiamo 3 rami, invece di alimentare chiaramente un solo ramo, la pianta ne dovrà alimentare 3, saranno più piccoli. I rami, questi più piccoli, si metteranno velocemente a frutto, quindi ben presto avrete una pianta ricca di fiori, compatta e ricca di frutti. Ripetiamo quindi il concetto: prendiamo il ramo nuovo, che è questo qui, bello fresco da dove nasce, terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio, terza foglia, un taglio. Semplicissimo il da farsi, come avete visto. Terminato questo lavoretto, vedrete la vostra pianta bella, fresca e compatta. Come vi ripeto, dalle cimature, dalle toppature, si metterà ben presto la pianta a fare nuovi germogli e a fare fiori sottostanti. Avrete limoni molto più belli, più grandi e più gustosi. Chiaramente quando passate a fare questo lavoretto di aprile, togliete anche tutti i limoni che trovate maturi. Questi oramai non crescono più, anzi addirittura tenderanno ad asciugarsi e quindi non va bene, perché altrimenti poi li dovrete buttare. Quindi raccogliete i limoni che ci sono sulla pianta, ne farà di nuovi, più belli e più succosi. Visto che ci siete, se la pianta è troppo folta, è troppo piena di rami e non passa bene la luce, potete sempre togliere qualche succhione, sempre a filo del colletto di corteccia, in modo che la pianta ben presto cicatrizzerà. Come avete visto è stata una cosa semplicissima, un gioco da ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un abbraccio a tutti, mi raccomando sempre prodotti bio. Un abbraccio da Pier Giorgio, ciao ragazzi!